Senti questa scena. Sei in Italia, magari in vacanza, e a un certo punto ti svegli con un mal di gola tremendo. Oppure ti accorgi che hai finito una cosa che prendi tutti i giorni e allora cerchi quella croce verde luminosa che lampeggia in ogni strada italiana. Entri, ti avvicini al banco e il farmacista ti guarda e ti fa «Mi dica?» E in quel momento preciso ti blocchi. È il classico mi dica che ti gela il sangue, perché magari ti eri preparato una frase, te la sei ripassata fuori dalla porta, e poi lui ti chiede un dettaglio in più e tu non sai più cosa rispondere. Esattamente. E la cosa incredibile è che la farmacia in Italia è uno dei posti dove finisci più spesso, più del ristorante, più del museo, perché prima o poi a tutti viene il raffreddore, il mal di testa, la puntura di zanzara che non smette di prudere. E in Italia il farmacista è quasi un piccolo medico. C'è chi lo chiama il medico dei poveri, nel senso buono. È la prima persona a cui chiedi un consiglio quando stai poco bene, prima ancora di prenotare la visita dal dottore. Entri, gli spieghi cosa hai e lui ti dice cosa prendere. E questa è proprio la lingua che oggi vogliamo darti. Non l'italiano da manuale, non vorrei comprare una medicina, per favore. Quella frase funziona, ci mancherebbe. Ma non è quello che senti davvero quando sei lì dentro. No, perché quando ci sei davvero senti parole come bugiardino, principio attivo, da banco, mutuabile, posologia, parole che in nessun corso ti spiegano mai e che invece sono pane quotidiano dentro una farmacia italiana. E poi ci sono tutte le frasi per descrivere come stai. Perché una cosa è dire sto male, un'altra è saper dire ho una fitta qui sotto, mi cola il naso da stamattina, ho lo stomaco sottosopra. Sono sfumature che cambiano completamente il modo in cui ti capiscono. Quindi oggi facciamo un giro completo. Entriamo in farmacia insieme. Partiamo da come si chiede qualcosa, passiamo per la ricetta, i farmaci generici, il famoso bugiardino, gli effetti collaterali, le 1000 forme in cui esistono le medicine e arriviamo fino alle frasi che senti quando una cosa è finita o è scaduta. Un episodio lungo, perché c'è davvero tanto da dire. Ma alla fine, te lo prometto, entrerai in una farmacia italiana e ti sentirai a casa. Capirai il farmacista e soprattutto ti farai capire da lui. E come sempre, niente fretta. Ti spieghiamo ogni parola, la ripetiamo, ti facciamo sentire come si usa dentro una frase vera. Pronti a partire? Prontissimi. Allora mettiamoci comodi e apriamo insieme la porta di questa farmacia. Prima ancora di entrare, c'è una cosa da capire. Non tutte le farmacie sono aperte sempre. In Italia esiste la cosiddetta farmacia di turno. Significa che soprattutto la notte, la domenica o nei giorni di festa c'è sempre almeno una farmacia aperta in zona, a rotazione. Una fa il turno oggi, un'altra domani. E questa è un'espressione utilissima. Se è notte e ti serve qualcosa, puoi chiedere a qualcuno «Scusi, sa qual è la farmacia di turno stanotte?» Oppure leggi sulla porta di una farmacia chiusa un cartello che dice «Farmacia di turno» con l'indirizzo di quella aperta. La parola chiave è proprio di turno. E c'è anche il turno di notte. Se senti dire «questa settimana facciamo noi il turno di notte», vuol dire che quella farmacia resta aperta o reperibile fino al mattino. A volte non entri proprio, c'è uno sportello, una finestrella e il farmacista ti serve da lì, di notte. Poi attenzione a una distinzione che confonde tanti stranieri. C'è la farmacia e c'è la parafarmacia. La farmacia, quella con la croce verde, è l'unica che può venderti i farmaci con la ricetta. La parafarmacia, invece, vende solo prodotti da banco, integratori, cose per la pelle, ma niente medicine da prescrizione. Quindi se entri in una parafarmacia e chiedi un farmaco che richiede la ricetta, ti diranno «Mi dispiace, questo qui lo trova solo in farmacia». È bene saperlo, così non perdi tempo. E la persona dietro al banco? Si chiama il farmacista, se è un uomo, la farmacista, se è una donna. È un titolo importante in Italia, ci tengono. Non è il commesso, è proprio il dottore in farmacia. Tant'è che a volte lo chiamano dottore o dottoressa, anche se non è un medico. Ah, questo è vero, è una bella sfumatura culturale. Se vuoi essere gentile e attirare la sua attenzione, mi scusi, dottoressa, funziona benissimo, lo apprezzano.
E quando entri, la frase che senti quasi sempre è proprio quella che diceva prima Giovanni. Mi dica, oppure prego, mi dica. Vuol dire semplicemente dimmi di cosa hai bisogno. Non spaventarti, è solo un invito a parlare. A volte, invece, ti dicono il prossimo, se c'è la fila, perché in farmacia spesso c'è da aspettare e funziona un po' a numeri o a turni. Quando tocca a te, ti fanno cenno e dicono venga pure, oppure a lei. Venga pure è un piccolo gioiello. Significa avvicinati, vieni avanti, tocca a te. Lo senti tantissimo. E a quel punto ti avvicini al banco e comincia la conversazione vera, quella in cui devi spiegare perché sei lì. Ed è esattamente da lì che ripartiamo adesso. Come si chiede qualcosa quando non hai nessuna ricetta in mano e devi solo descrivere cosa ti serve? Allora, immagina la situazione più comune di tutte. Non hai una ricetta, non sai esattamente il nome di una medicina, sai solo che stai poco bene e vuoi qualcosa che ti aiuti. Come lo chiedi in modo naturale? La formula d'oro, quella che usano davvero gli italiani, è avrebbe qualcosa per... e poi dici il problema. Avrebbe qualcosa per il mal di gola? Avrebbe qualcosa per la tosse? Nota il condizionale, avrebbe, che rende tutto più gentile, più morbido. Bellissima, perché è aperta. Non stai chiedendo un prodotto preciso, stai chiedendo un consiglio. E il farmacista a quel punto fa il suo mestiere, ti propone qualcosa. Un'altra versione molto usata è mi serve qualcosa contro... Mi serve qualcosa contro il raffreddore, mi serve qualcosa contro il bruciore di stomaco. E se vuoi proprio chiedere un consiglio diretto, puoi dire ha un rimedio per... La parola rimedio è molto italiana, molto quotidiana. Ha un rimedio per le punture di zanzara? Suona naturale e un po' affettuoso, come quando chiedi a tua nonna. Ora qui entra in gioco una parola fondamentale, da banco. Un farmaco da banco è una medicina che puoi comprare senza ricetta, liberamente. Si chiama così perché in teoria sta sul banco, a portata di mano. L'antinfiammatorio leggero, lo sciroppo per la tosse, la crema per le scottature, tutti farmaci da banco. Il contrario è il farmaco da prescrizione o con obbligo di ricetta. Se chiedi una di quelle cose senza ricetta, il farmacista ti dirà per questo ci vuole la ricetta del medico, non posso dargliela così. E non insistere, perché è la legge, non è cattiveria sua. C'è anche una parola un po' più tecnica, ma che senti spesso, automedicazione. I farmaci di automedicazione sono quelli che puoi gestire da solo, per disturbi leggeri, senza il dottore. Quando vedi questa scritta su una scatola, sai che puoi prenderla in autonomia. E se non sai nemmeno tu cosa ti serve, tranquillo, puoi dire semplicemente guardi, non so bene cosa prendere, le spiego il problema e il farmacista ti dirà certo, mi dica pure. A quel punto descrivi il sintomo e ci pensa lui a indirizzarti. Questo è il bello della farmacia italiana. Puoi arrivare senza sapere niente, raccontare come stai con parole tue e uscire con la cosa giusta. Ma per raccontare bene come stai ti servono le parole dei sintomi, e lì gli italiani usano espressioni molto colorite, molto fisiche. Verissimo, perché ho mal di testa, lo sanno tutti, ma mi martella la testa, ho una fitta, mi gira tutto. Quelle no, quelle non te le insegnano, e sono proprio quelle che fanno capire al farmacista cosa hai davvero. E allora dedichiamo tutto il prossimo pezzo proprio a questo. Come si descrive un sintomo, come lo descrive un italiano vero. Allora, partiamo dalla testa. Tutti sanno dire ho mal di testa, ma un italiano, quando il dolore è forte, dice mi martella la testa, oppure ho il cerchio alla testa. Quel cerchio alla testa è bellissimo, è come se avessi un anello stretto intorno al cranio. Il farmacista capisce subito. E poi c'è la fitta. Una fitta è un dolore breve, acuto, che arriva all'improvviso come una pugnalata piccola. Ho una fitta alla schiena. Mi è venuta una fitta qui al fianco. Se indichi il punto e dici ho una fitta proprio qui, comunichi tantissimo con pochissime parole. Passiamo al raffreddore. Ho il raffreddore, va bene, ma gli italiani descrivono i dettagli. Ho il naso chiuso o ho il naso tappato quando non respiri. E al contrario, mi cola il naso, quando invece cola di continuo. Sono due cose opposte e il rimedio è diverso, quindi conviene saperle dire. Per la gola, oltre a mal di gola, senti ho la gola che brucia, oppure ho la gola infiammata.
e se è messa proprio male mi sono venute le placche. Le placche sono quei puntini bianchi in fondo alla gola, segno di infezione. Se dici ho le placche, il farmacista capisce che forse ti serve il medico. Per la pancia, dimentica il manuale. Un italiano dice ho lo stomaco sottosopra, quando è in subbuglio, o ho lo stomaco in disordine. Per il bruciore tipico dopo i pasti, ho l'acidità o ho bruciore di stomaco. E per l'intestino, con delicatezza, sono andato un po' di corpo, oppure il contrario, sono un po' bloccato. Poi i giramenti. Mi gira la testa, ho i giramenti di testa quando ti senti instabile e mi sento svenire se è proprio forte. Mentre per la stanchezza da malattia mi sento fiacco, sono giù di tono, ho le ossa rotte. Ah, avere le ossa rotte non vuol dire che ti sei rotto qualcosa, vuol dire che ti senti dolorante e stanco dappertutto, come dopo l'influenza. E la febbre? Ho la febbre alta, è chiaro, ma c'è una sfumatura tipica italiana. Ho qualche linea di febbre. Le linee sono i decimi, quando hai 37,5, una febbre leggera. Ho 2 linee, significa una febbricola, niente di grave. È un modo di dire molto comune. E spesso si dà la colpa al freddo. Ho preso un colpo di freddo. Ho preso freddo ieri sera. Per gli italiani il colpo di freddo è quasi una diagnosi ufficiale. È la causa di tutti i mali di stagione. Con queste espressioni puoi raccontare quasi qualsiasi malanno comune e il bello è che sono vere, vive, le senti per strada e dal medico. Ma adesso facciamo un passo in più ed entriamo nel mondo della ricetta, perché lì c'è un vocabolario tutto suo. Allora, la ricetta. In italiano la ricetta è la stessa parola che si usa in cucina, ma qui significa la prescrizione del medico. E già qui c'è una prima distinzione che spiazza tutti. Esistono la ricetta bianca e la ricetta rossa. Sì, ed è una distinzione pratica, non un dettaglio da nerd. La ricetta rossa, quella del Servizio Sanitario Nazionale, è quella che ti fa pagare poco o niente, perché il farmaco è in parte pagato dallo Stato. La ricetta bianca, invece, è quella privata. Il farmaco lo paghi tutto tu, di tasca tua. Quindi quando il farmacista ti chiede «ce l'ha la ricetta rossa o bianca?» non ti sta facendo una domanda strana, ti sta chiedendo se quel medicinale te lo passa lo Stato oppure no. Ed è collegato a un'altra parola chiave, mutuabile. Mutuabile è un aggettivo bellissimo da avere in tasca. Vuol dire che il servizio sanitario paga, in tutto o in parte. Se chiedi «questo farmaco è mutuabile?», stai chiedendo «lo passa lo mutua? Lo Stato? O lo devo pagare io?». È una domanda da italiano vero e ti fa risparmiare. E qui spunta il ticket. Attenzione, perché in italiano il ticket non è il biglietto del treno, è quella piccola quota che paghi tu sui farmaci o sulle visite, anche quando sono in parte gratis. Quanto è di ticket significa quanto devo pagare io di mia tasca. Poi c'è la rivoluzione degli ultimi anni, la ricetta dematerializzata o ricetta elettronica. Oggi spesso il medico non ti dà più un foglio, manda la ricetta direttamente al sistema e a te dà solo un promemoria, un foglietto con un codice e un numero. Sì, e in farmacia non porti più il foglio rosa, dai il codice del promemoria oppure semplicemente la tua tessera sanitaria, quella tessera con il chip che hanno tutti in Italia. Il farmacista la passa nel lettore e legge lì la prescrizione. Comodissimo, una volta capito come funziona. Quindi se il farmacista ti dice «mi dà la tessera sanitaria?» oppure «hai il numero della ricetta?» Non spaventarti, ti sta solo chiedendo come recuperare la prescrizione che il medico ha già inviato. E un'ultima frase preziosissima. È ripetibile? Alcune ricette si possono usare più volte nel corso di qualche mese, per chi prende un farmaco di continuo. La ricetta è ripetibile vuol dire che non devi tornare ogni volta dal medico. Una parola che vale oro per chi vive in Italia. Con la ricetta abbiamo messo a posto un bel pezzo, ma quando il farmacista ti porge la scatola, spesso aggiunge «guardi, le do all'equivalente, va bene?» E lì molti si bloccano perché non sanno cosa sia. Quindi adesso chiariamo proprio questo, la differenza tra farmaco di marca e farmaco generico. Allora, quando compri una medicina, esiste il farmaco di marca, quello con il nome famoso della casa farmaceutica, e poi esiste il farmaco generico, che in Italia si chiama anche equivalente. E equivalente è la parola giusta, quella che usano i farmacisti.
La logica è semplice ed è bene capirla perché ti fa risparmiare tanti soldi. Dentro la medicina c'è una sostanza che cura e quella sostanza si chiama principio attivo. Il farmaco di marca e il suo equivalente hanno esattamente lo stesso principio attivo, la stessa quantità, la stessa efficacia. Cambia solo il nome sulla scatola e di solito il prezzo. Quindi, quando il farmacista ti dice «le do l'equivalente, è la stessa cosa ma costa meno», non ti sta rifilando una medicina di serie B, ti sta proponendo lo stesso identico farmaco, con un nome diverso, a un prezzo più basso. Puoi tranquillamente dire «sì, va benissimo l'equivalente». E se invece ci tieni alla marca, hai tutto il diritto di dire «no, guardi, preferisco l'originale», oppure «vorrei proprio quello di marca». A volte costa qualche euro in più, ma la scelta è tua. Una frase utile è «c'è differenza tra i due?» e lui ti spiegherà che il principio attivo è identico. La parola principio attivo è davvero da imparare bene, perché ti rende autonomo. Se sai il principio attivo di una medicina che prendi nel tuo paese, puoi entrare in qualsiasi farmacia italiana e dire «cerco qualcosa con questo principio attivo» e il farmacista trova subito l'equivalente italiano. È la chiave universale. È un trucco che pochi stranieri conoscono, perché i nomi commerciali cambiano da paese a paese, ma il principio attivo è internazionale. Sai dire quello e ti capiscono ovunque. Poi sentirai anche la casa farmaceutica, cioè l'azienda che produce il farmaco, e la confezione, cioè la scatola con dentro le medicine. Una confezione da 20 compresse, per esempio. E il foglietto, che è quel pezzo di carta ripiegato dentro la scatola, scritto piccolissimo, che nessuno legge mai fino in fondo. Proprio quel foglietto ha un soprannome che è forse la parola più divertente e più italiana di tutto questo episodio. Nessuno lo chiama con il suo nome ufficiale. Tutti, ma proprio tutti lo chiamano in un altro modo. Il bugiardino. Sì, avete sentito bene, bugiardino. È una di quelle parole che, se la usi, il farmacista alza gli occhi e pensa «questo qui parla come noi» ed è talmente bella e talmente piena di storia che merita un pezzo tutto suo. Quindi adesso parliamo proprio di lui, del bugiardino, e di come si legge. Allora, il nome ufficiale di quel foglietto è foglietto illustrativo, ma in tutta Italia, dal nord al sud, lo chiamano il bugiardino. E la cosa curiosa è il perché. Bugiardino viene da bugia. Si racconta che una volta quei foglietti promettessero un po' troppo, dicessero che il farmaco curava 1000 cose e quindi un po' bugiardi lo erano davvero. Bellissima storia. E oggi il bugiardino è esattamente il contrario. È precisissimo, scritto piccolo piccolo, pieno di informazioni. Imparare a leggerlo è una competenza vera, perché lì c'è scritto come prendere la medicina senza sbagliare. La prima parola da cercare è la posologia. La posologia è la dose, quanto ne prendi e ogni quanto. Quando il farmacista ti dice segua la posologia, sta dicendo rispetta le dosi indicate. Frasi tipiche: una compressa ogni 8 ore, 2 volte al giorno, non più di 3 al giorno. E poi c'è tutto il capitolo del rapporto con i pasti, che è importantissimo, e che gli italiani dicono in modo molto preciso. A stomaco pieno significa dopo aver mangiato. A stomaco vuoto significa quando non hai mangiato niente. E poi c'è la versione più tecnica, a digiuno. A digiuno è una parola d'oro. Vuol dire senza aver mangiato né bevuto, di solito al mattino appena sveglio. Questo va preso a digiuno, è una frase che senti spessissimo. E al contrario, lontano dai pasti, che significa non subito prima e non subito dopo aver mangiato, ma nel mezzo, a stomaco un po' libero. Quindi il farmacista potrebbe dirti, tutto di fila, guardi, una compressa al mattino a digiuno e una alla sera dopo cena. E adesso tu capisci ogni singola parola. Mattino a digiuno, appena sveglio niente colazione. Sera, dopo cena, a stomaco pieno. Tutto chiaro. Altre parole della posologia sono la dose, quanto ne prendi in una volta, il dosaggio, la forza del farmaco, per esempio da 500 o da 1000, e il ciclo, quando una cura dura un certo numero di giorni. Faccia il ciclo completo, cioè non smetta a metà solo perché si sente meglio. Ah, questo è un consiglio che il farmacista ripete sempre, soprattutto per gli antibiotici. Mi raccomando, finisca la scatola.
completi la cura, perché smettere a metà è un errore classico. E spesso aggiunge una frase gentile alla fine. Se non passa nel giro di qualche giorno, senta il medico. Cioè, se dopo un po' non migliori, vai dal dottore. È la prudenza tipica del farmacista italiano, che ti aiuta, ma sa anche fino a dove può arrivare. Dentro il bugiardino, però, c'è anche una parte che spaventa tutti, quella degli effetti collaterali e delle controindicazioni. Parole lunghe, un po' minacciose, ma facili da capire una volta spiegate, e sono proprio quelle che vediamo adesso. Allora, la parola più importante qui è gli effetti collaterali. Sono gli effetti indesiderati, quelli che la medicina può darti oltre a curarti. Sul bugiardino li trovi sotto la voce effetti indesiderati. Quando il farmacista dice può dare un po' di sonnolenza, ti sta avvisando di un effetto collaterale. E la sonnolenza è il classico dei classici. Vuol dire che ti viene sonno, ti senti rincitrullito. Per questo senti spesso non si metta alla guida dopo averlo preso, cioè non guidare, perché potresti addormentarti. Altri effetti tipici: può dare nausea, può dare mal di stomaco, può seccare la bocca. Poi ci sono le controindicazioni. Questa parola sembra difficile, ma è logica. Controindicazione vuol dire un caso in cui il farmaco è sconsigliato, in cui non va preso, per esempio in gravidanza o insieme ad altre medicine. Ci sono controindicazioni? È una domanda intelligentissima da fare al farmacista. E collegata c'è le interazioni. Un'interazione è quando due farmaci, presi insieme, non vanno d'accordo. Frase utile: prendo già questa medicina, posso prenderle insieme? E il farmacista ti dirà: no, le tenga distanti. Oppure: nessun problema, può prenderle insieme. Una raccomandazione che senti sempre: non superi la dose. Significa non prendere più di quello che c'è scritto, anche se stai male e pensi che di più faccia più effetto. Con i farmaci di più non vuol dire meglio, anzi può essere pericoloso. Non superare la dose consigliata è scritto su quasi ogni scatola. E per alcuni farmaci c'è l'avvertimento da assuefazione o può creare dipendenza. Vuol dire che se lo prendi troppo a lungo il corpo ci si abitua e non puoi più farne a meno. Tipico di certi sonnifi o di certi spray per il naso. Il farmacista ti dirà: non lo usi per più di qualche giorno. Poi la frase che è praticamente su ogni confezione e che fa molto tenerezza: tenere fuori dalla portata dei bambini. Cioè, mettilo in alto dove i bambini non arrivano. È una di quelle scritte che una volta che la riconosci la vedi dappertutto. E la scadenza. Ogni farmaco ha una data oltre la quale non va più preso. Controlli la scadenza significa guarda la data sulla scatola. E è scadito vuol dire che è andato oltre quella data e allora si butta. Anzi, non nella spazzatura normale. In farmacia c'è un contenitore apposta per i farmaci scaduti. Vero. È un piccolo gesto da cittadino italiano. I farmaci scaduti si riportano in farmacia, non si buttano. C'è un raccoglitore all'ingresso. Bene, abbiamo capito come si chiede, come si descrive il sintomo, la ricetta, il generico, il bugiardino, gli effetti collaterali. Ci manca un pezzo molto concreto e molto quotidiano: le 1000 forme in cui esistono le medicine. Perché una medicina può essere 10 cose diverse e ognuna ha il suo nome. Allora, partiamo dalle più comuni. Le compresse. Una compressa è la classica pastiglia dura da inghiottire con l'acqua. Spesso si dice anche la pastiglia, più informale. Prenda una compressa, prenda una pastiglia. È la stessa cosa nel linguaggio di tutti i giorni. Poi ci sono le bustine. Una bustina è quella confezione di carta o plastica con dentro una polvere che tu sciogli in un bicchiere d'acqua e bevi. Tipica per il mal di gola o per l'influenza. È una bustina da sciogliere nell'acqua calda, frase classica del farmacista. E le compresse effervescenti, quelle che butti nell'acqua e fanno le bollicine, come una pasticca che frizza. Effervescente è una parola bella da dire. La senti per gli integratori, per la vitamina C, per certi antidolorifici. Per i bambini e per la gola c'è lo sciroppo, quel liquido denso e dolce che si prende col cucchiaino o col misurino. Uno sciroppo per la tosse è una delle richieste più comuni in assoluto. E il misurino è quel piccolo bicchierino graduato che trovi dentro la scatola per dosare il liquido. Poi le gocce.
Le gocce sono medicine liquide che si contano appunto a goccia, 20 gocce in un po' d'acqua. Possono essere da bere, oppure per il naso o per le orecchie, e se sono per gli occhi hanno un nome speciale e bellissimo, il collirio. Il collirio è il liquido per gli occhi, quando li hai arrossati o stanchi. Per la pelle abbiamo la pomata e la crema. La pomata è più densa e unta, la crema è più leggera, ma nel parlato si usano quasi come sinonimi. Mi spalmi la pomata sulla parte, cioè stendila sulla zona dolorante, e spalmare è il verbo giusto, si spalma la crema. Poi una parola che fa sorridere gli stranieri ma è normalissima in Italia, la supposta. È quel piccolo farmaco che non si inghiotte ma si introduce dal di dietro. In Italia, soprattutto per i bambini e per la febbre, le supposte sono usatissime, quindi non stupirti se il farmacista te le propone con la massima naturalezza. Sì, è una cosa molto italiana, lo ammetto. Poi ci sono lo spray, per il naso o per la gola, le fiale, quei contenitori di vetro per le iniezioni, e il cerotto, che però oggi può essere anche un cerotto medicato, che rilascia il farmaco attraverso la pelle. E sentirai anche in compresse o in gocce come modo per scegliere. Il farmacista può chiederti: lo preferisce in compresse o in sciroppo? E tu adesso sai rispondere: in compresse, grazie, oppure per mio figlio meglio lo sciroppo. Bene, con le forme delle medicine siamo a posto, ma in farmacia non si comprano solo medicine, si compra un sacco di altra roba per la salute di tutti i giorni, e anche lì c'è un vocabolario che vale la pena conoscere. Allora, cominciamo dagli strumenti. Il termometro, per misurare la febbre. E il verbo è misurare. Mi misuro la febbre. Misuri la febbre al bambino. Oggi sono quasi tutti digitali, ma la parola è sempre quella. E poi una cosa molto italiana. Tantissime persone, soprattutto anziane, vanno in farmacia per misurarsi la pressione. La farmacia spesso ha un piccolo servizio per controllare la pressione del sangue. Posso misurarmi la pressione? È una richiesta normalissima e lo strumento è il misuratore di pressione o lo sfigmomanometro, ma quella parola lì non la usa quasi nessuno, tranquillo. Per fortuna. Poi ci sono i prodotti per l'intestino e lo stomaco. Famosissimi i fermenti lattici, quei probiotici che prendi quando hai lo stomaco in disordine o dopo gli antibiotici, per rimettere a posto la pancia. Mi dia dei fermenti lattici è una frase utilissima da sapere. E poi gli integratori. Un integratore non è una medicina, è qualcosa che aggiungi alla tua alimentazione. Vitamine, magnesio, ferro. In estate, quando fa caldo e sudi, senti spesso «prenda un integratore di sali minerali». I sali minerali sono quelli che perdi col sudore e che ti fanno sentire stanco quando mancano. Per le piccole ferite, ecco il kit del pronto soccorso di casa. Il disinfettante, per pulire una ferita. L'acqua ossigenata, quel liquido che frizza sulla pelle. Le garze, i quadratini di stoffa morbida. Il cotone e i cerotti, che qui sono proprio quelli per coprire un taglio. Ho bisogno di qualcosa per disinfettare una ferita. Frase pronta all'uso. D'estate poi la farmacia si riempie di altre richieste, la crema solare o la protezione solare per non scottarti al sole e quando ti sei già scottato il doposole e contro le zanzare il repellente o più semplicemente qualcosa per le zanzare e per il prurito della puntura una crema lenitiva, cioè che calma. Lenitivo è una bella parola. Vuol dire che calma, che dà sollievo. La senti per le creme contro il prurito e le irritazioni. E dare sollievo è l'espressione gemella. Questa pomata dà sollievo subito. E non dimentichiamo i prodotti per i più piccoli e per l'igiene, il latte detergente, le salviette, il sapone neutro e per chi porta gli occhiali a contatto, il liquido per le lenti. Insomma, la farmacia italiana è un piccolo mondo, molto più di un posto dove comprare pastiglie. Verissimo. Ora però mettiamo tutto in movimento, perché finora abbiamo imparato le parole, ma in farmacia succedono anche delle cose. Il farmaco è finito, costa troppo, non c'è la tua misura. E lì servono le frasi per cavarsela in quelle situazioni concrete. Vediamole. Prima situazione. Classica e frustrante. Il farmaco che ti serve non c'è.
Il farmacista controlla e ti dice: guardi, in questo momento è esaurito, oppure siamo senza. Esaurito vuol dire finito, non ne hanno più. Siamo senza è la versione più parlata, più di tutti i giorni. Ma niente panico, perché segue quasi sempre la soluzione glielo ordino, cioè lo faccio arrivare. In Italia le farmacie ricevono le consegne più volte al giorno, quindi spesso ti dicono glielo ordino, arriva nel pomeriggio, oppure se passa domani mattina ce l'ho. Passi più tardi significa torna più tardi. E una frase gentilissima, glielo metto da parte, vuol dire te lo tengo qui, riservato, così quando torni è tuo. Metto da parte è bellissimo, lo senti anche nei negozi. Glielo metto da parte a nome suo? E tu dici, sì, grazie, a nome Rossi. Seconda situazione, il prezzo. Magari il farmaco costa più di quanto pensavi. Lì puoi chiedere, c'è qualcosa di più economico? Oppure, come abbiamo imparato, c'è l'equivalente? E il farmacista, 9 volte su 10, ti propone l'alternativa che costa meno. Terza situazione, quella della scadenza, che a volte salta fuori a casa. Apri l'armadietto, prendi una vecchia scatola e pensi, sarà ancora buona? La domanda da farsi è scaduto? Guardi la data e se è passata lo riporti in farmacia, nel raccoglitore apposito. Mai prendere un farmaco scaduto, anche se la tentazione è forte. Quarta situazione, le quantità. A volte non ti serve l'intera scatola. Il farmacista può dirti ne prenda metà, oppure le basta una confezione piccola. E tu puoi chiedere ne avete una confezione più piccola se non vuoi comprarne troppo. Per i farmaci da banco si può, per quelli con ricetta dipende. Quinta situazione, dove sta la roba? In farmacia molti prodotti sono dietro il banco, non li prendi da solo, quindi devi chiedere. Il farmacista ti dice quello ce l'ho dietro, glielo prendo io. Oppure lo trova lì sullo scaffale, si serva pure. Si serva pure vuol dire prendilo da solo, fai con comodo. E alla fine il momento del pagamento. Il farmacista chiude con «Le serve altro?» o «Altro?» per sapere se hai finito. Tu rispondi «No, è tutto, grazie» o «Basta così». Poi ti dice quanto viene e tu paghi. E spesso aggiunge «Vuole lo scontrino?» oppure «Le serve la fattura?» Utile se quei farmaci te li devi far rimborsare o scaricare dalle tasse. Ah, vero, in Italia molte spese mediche si possono scaricare, cioè portare in detrazione dalle tasse, e per questo serve lo scontrino giusto, quello parlante, con il codice fiscale. Ma quello è un altro mondo. Per ora ci basta sapere chiedere «Mi fa lo scontrino, per favore?» Perfetto, ci manca solo l'ultima cosa, forse la più bella. Il farmacista non è solo qualcuno che ti vende, è qualcuno a cui puoi chiedere consiglio, e ci sono frasi precise per farlo nel modo giusto. Allora, la cosa più preziosa della farmacia italiana è proprio questa. Puoi chiedere consiglio gratis a una persona competente e saperlo fare bene cambia tutto. La frase di apertura più gentile è «Senta, le posso chiedere una cosa?» Educata, calda, ti apre subito la conversazione. E poi spieghi il problema e chiedi il parere. Per non ripetere sempre lo stesso, ecco qualche variante naturale. Lei cosa mi darebbe per questo? Con il condizionale suona molto bene. Oppure, secondo lei, cosa è meglio prendere? O ancora, c'è qualcosa che funziona per la cervicale? Sono tutti modi per chiedere, tu che sei esperto, dimmi tu. E un dettaglio importante. Quando non sei sicuro se una cosa ti serve la ricetta oppure no, chiedi prima. Serve la ricetta per questo? Oppure, questo è da banco o ci vuole la ricetta? Così non fai il viaggio a vuoto e non ti trovi in imbarazzo al banco. Il farmacista ti risponderà, no, questo è da banco, glielo do subito. Oppure, no, questo è da prescrizione, le serve la ricetta del medico. E hai notato? Sono le stesse parole che abbiamo imparato all'inizio. Tutto torna, tutto si collega. C'è anche una bella espressione culturale, la farmacia di fiducia. Gli italiani spesso hanno la loro farmacia, quella sotto casa, dove conoscono il farmacista e si fidano di lui. Vado dalla mia farmacia di fiducia, vuol dire vado da quella di cui mi fido, dove mi conoscono. È un rapporto umano, quasi di amicizia. E proprio perché c'è fiducia, a volte chiedi cose un po' personali, delicate. Lì il farmacista è discreto, abbassa la voce, ti dice
Venga un attimo qui, in un angolo, lontano dalla fila. Se vuoi parlare in privato, puoi dire piano: «Le posso parlare un momento in privato?» Lo capiscono al volo e ti trattano con rispetto. Ed è anche bello sapere come ringraziare e salutare alla fine, in modo vario. Oltre al solito grazie, puoi dire grazie del consiglio, che è perfetto qui, perché un consiglio te l'hanno dato davvero. E lui ti risponderà si figuri o di niente, si riguardi. Si riguardi. Che frase meravigliosa. Vuol dire abbi cura di te, rimettiti presto. È quello che ti dicono quando esci da una farmacia in Italia, con il sacchetto in mano e un sorriso. Si riguardi, oppure guarisca presto. È il modo italiano di mandarti via con un po' di calore. E tu puoi rispondere grazie altrettanto o semplicemente grazie mille, buona giornata. Ed esci che non solo hai la tua medicina, ma ti sei pure sentito un po' coccolato. Ecco, questa è la farmacia italiana. Abbiamo fatto un viaggio lungo e pieno. Adesso, prima di salutarci, facciamo come sempre il nostro ripasso. Prendiamo le parole più importanti e le diciamo insieme, una per una. Così ti restano davvero in testa. Allora, io dico la parola e la sua idea, e tu ripeti con calma, ad alta voce, senza paura di sbagliare. Cominciamo con quella che ti fa trovare una farmacia aperta di notte. La farmacia di turno. Ripeti pure. La farmacia di turno. Poi la parola che ti dice se puoi comprare senza ricetta. Da banco. Un farmaco da banco. E la formula d'oro per chiedere un consiglio. Avrebbe qualcosa per il mal di gola. Ripeti con me, piano. Avrebbe qualcosa per. Adesso le due parole tecniche che ti rendono autonomo. Il principio attivo, la sostanza che cura, e l'equivalente, il generico che costa meno ma è identico. Principio attivo, equivalente. Bravissimo. La parola più simpatica di tutte, che fa felice ogni farmacista. Il bugiardino, il foglietto dentro la scatola. E le due della posologia, a digiuno, a stomaco vuoto e lontano dai pasti. Ripeti, il bugiardino, a digiuno. Le due parole serie, quelle del bugiardino, gli effetti collaterali, quello che la medicina può darti in più, e le controindicazioni, i casi in cui non va presa. Effetti collaterali, controindicazioni. Le sai già riconoscere ormai. E la parola che ti fa risparmiare con il servizio sanitario. Mutuabile. Questo farmaco è mutuabile, cioè lo paga lo Stato? Ripeti, mutuabile. Poi le frasi delle situazioni vere. Quando manca qualcosa, siamo senza, glielo ordino. E la più gentile di tutte, glielo metto da parte. Te lo tengo qui. Glielo metto da parte. E per finire, la più dolce, quella con cui ti salutano. Si riguardi, abbi cura di te. Diciamola insieme con il sorriso. Si riguardi. Ecco, se queste parole adesso ti suonano familiari, abbiamo fatto centro, perché la prossima volta che entrerai in una farmacia in Italia non sentirai più quel piccolo panico, sentirai parole che conosci e potrai rispondere con le tue. E ricorda, non devi dire tutto alla perfezione, basta che ti butti, che provi. Il farmacista italiano è paziente, ti aiuta e anzi sarà contento di sentire uno straniero che dice bugiardino o mi dà l'equivalente. Sono le piccole parole vere a fare la differenza. Noi ci fermiamo qui. Grazie di cuore per aver passato questo tempo con noi, per aver ascoltato fino in fondo. Continua a imparare l'italiano così, con curiosità, senza fretta, un pezzettino alla volta. Allenati con queste espressioni. Magari prova a dirle ad alta voce davanti allo specchio e vedrai che ti verranno naturali. Noi torniamo presto con un altro pezzo di vita vera in italiano. A presto e mi raccomando, si riguardi.